Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana che ancora una volta coincide con le polemiche per le decisioni arbitrali, sebbene in questo fine settimana scandali per le decisioni degli arbitri non ce ne siano stati. Il problema però è che molto spesso subentra la malafede e la disonestà intellettuale sia da parte dei tifosi sia da parte della stampa, ovviamente non di tutta la stampa, ma andremo a vedere a cosa mi riferisco prendendo gli articoli dei quotidiani sportivi di oggi. E quindi poi si cerca, in qualche modo di attaccare una squadra, perché poi è un po' lo sport preferito in Italia, attaccare, fare polemica, inventare casi dove casi non ce ne sono, e quindi non si inizia la settimana con l'idea che tutto sommato è stato un weekend di decisioni arbitrali tranquille, ma si inizia la settimana cercando di fare polemica. E quindi l'Inter è stata danneggiata nelle ultime due partite contro il Napoli e contro la Fiorentina. Benissimo, troviamo il primo episodio valido per attaccare l'Inter e quindi per tornare a parlare della cosiddetta Marotta League, per dire che le parole di Marotta hanno fatto effetto. In realtà le decisioni arbitrali di ieri sono sostanzialmente corrette. Prima di iniziare, naturalmente, come al solito vi ricordo anche il like al video e l'iscrizione al canale se vi piacciono i contenuti e se volete sostenere il canale. Iniziamo innanzitutto allora l'episodio, lo riepiloghiamo, prendiamo anche il regolamento. Qui c'è un intervento di Bissek su Giovane, siamo al 66esimo minuto di Verona-Inter, Sušić sbaglia il passaggio, Bissek va in scivolata e atterra Giovane. Giovane che poteva essere lanciato in campo aperto, però come vediamo il pallone va verso l'area laterale del campo e l'azione è molto distante dalla porta, siamo praticamente all'altezza della linea di metà campo, nel cerchio di centrocampo. Cosa dice il regolamento? È stato corretto non espellere Bissek? Questi sono i criteri per il DOCSO, ovvero la chiara occasione da gol. Sono criteri presi dal regolamento ufficiale, quindi chiunque può cercarlo e scaricarlo dal sito della federazione, della Lega, e quindi non stiamo inventando nulla. I 4 criteri sono: distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta. Già è una distanza considerevole, ci troviamo quasi 50 metri dalla porta, quindi insomma già il primo criterio non viene rispettato per far sì che fosse chiara occasione da gol e conseguente espulsione. Direzione generale dell'azione di gioco: il pallone, come vediamo da questa immagine, va verso l'esterno, va verso la linea del fallo laterale, quindi Giovane, pur senza l'intervento di Bissek, sarebbe comunque costretto ad allargarsi. Poi non sappiamo, sarebbe arrivato in porta? Forse sì, ma comunque il criterio non viene rispettato. La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone, e c'è la posizione e il numero dei difendenti. Sušić, che stava cercando di recuperare, comunque era distante. Poi magari col campo pesante avrebbe anche potuto recuperare, perché ieri il campo di Verona era decisamente molto pesante, però insomma questo criterio viene rispettato. Ma è evidente, mancano 2 criteri su 4 per l'espulsione. Poi possiamo anche discuterne sul fatto: sono corretti i criteri, non sono corretti, Giovane seppur si allargava poteva arrivare in porta, però quello poi quella è un'opinione personale, che possiamo discutere se il regolamento sia giusto o sbagliato, come molto spesso si discute di tanti punti del regolamento, ma ad oggi è questo, bisogna attenersi a questo. 2 criteri su 4 non sono rispettati, quindi non c'è la chiara ed evidente occasione da gol. Bissek non è da espulsione. La decisione dell'arbitro è corretta, però come al solito si tende a fare polemica anche dove la polemica non potrebbe tranquillamente non esserci, ed il problema è che la fanno i tifosi, perché poi sappiamo il tifo tende sempre a tirare acqua al proprio mulino e ad infangare gli altri, quindi non si rimane più poi nell'ambito delle decisioni arbitrali, nell'auspicio che il campionato sia corretto, ma si spera sempre di attaccare l'altro. Il problema è che le opinioni dei tifosi sono supportate dalla stampa locale, perché ieri tanti giornalisti napoletani si sono espressi gridando allo scandalo, al campionato finito, alla Marotta League, quando poi in realtà vediamo una decisione tutto sommato che è stata corretta, però purtroppo devono dar adito a questi tifosi. Io però non voglio attenermi alla stampa locale, vado a prendere gli articoli dei principali quotidiani sportivi nazionali per farci anche un'idea di come viene interpretata dai
dai giornali oggi in edicola questa situazione. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport e leggiamo Bissek giallo ok, esposito regolare su Bella Kocap. Sugli episodi principali le valutazioni sono condivisibili. Il fallo di Bissek su Giovane a campo aperto è rischioso, ma la direzione del pallone verso la linea laterale, non verso la porta, non giustifica in toto l'espulsione per chiara occasione da gol. Il giallo che Doveri sventola con il conforto dell'assistente Lo Cicero sembra quindi appropriato. Dice così come il mancato intervento del VAR Aureliano. Giusto anche non concedere il rigore, poi ovviamente si parla degli altri episodi, sugli altri episodi direi che c'è poco da discutere, il rigore di Suppia Esposito assolutamente non c'era. Passiamo a Tutto Sport, che solitamente non è un quotidiano proprio di chiara marca interista, insomma, anzi a volte abbiamo visto addirittura dei dossier fatti su Tutto Sport, e c'è l'opinione di Calvarese. Su Bissek scelta giusta ma al limite. Proviamo anche un attimo ad ingrandire l'immagine per leggere meglio l'articolo e le parole di Calvarese. Daniele Doveri era in doppietta dopo Atalanta-Milan dell'infrasettimanale al Bentegodi e soprattutto l'episodio discusso, ed è quello del secondo tempo che riguarda Bissek e Giovane. Siamo poco oltre il centrocampo, l'Inter ha perso il pallone, l'attaccante giallo-blu ne entra in possesso e viene steso dal tedesco in campo aperto. Doveri estrae il giallo, i padroni di casa chiedono il rosso per negazione di una chiara occasione da rete, Dogso. La scelta del direttore di gara è sostenibile per due elementi: la direzione del pallone che va verso l'out laterale, dove sta rinvenendo Sucic, e la distanza dalla porta. Certamente però se Doveri avesse estratto il rosso il VAR non sarebbe intervenuto a modificare la decisione di campo. Il VAR non sarebbe intervenuto? Non so se avrebbe richiamato l'arbitro all'on-field review, però anche qui si parla, anche su Tutto Sport si parla di una decisione tutto sommato corretta, ecco, una decisione condivisibile, perché mancano i criteri che abbiamo visto prima anche col regolamento. Tutto quindi chiaro? No, perché poi c'è il Corriere dello Sport che invece parla racconta l'episodio in maniera completamente differente, ma soprattutto con parole che spingono alla polemica. Perché dicono da russo, ci riempiono la testa con giustificazioni, mistificazioni delle giustificazioni, arrampicate sugli specchi per coprire l'errore nel giustificare un errore. E con la frase il calcio non vuole questo oppure vuole quest'altro. L'entrata in ritardo, scomposta ma non violenta di Bissek su Giovane era russo. Per il calcio, per chi lo guarda, per chi ama il tennis o il basket. Già qui sono delle spiegazioni che non sono degne di un quotidiano sportivo nazionale, ma neanche di un quotidiano locale. Ecco, sono anche giustificazioni, mistificazioni delle giustificazioni. Perché non ci si attiene solo all'episodio e si spiega perché regolamento alla mano sarebbe da cartellino rosso? E invece, leggiamo ancora di più, invece stavolta la giustificazione è la direzione dell'azione. Basta guardare la foto sopra, non c'è nessuno fra Giovane e la porta, Sucic è lontanissimo, arriva molto dopo, più vicino al pallone, non fatevi ingannare. Un attimo. Innanzitutto non vengono rispettati due criteri, perché la direzione dell'azione è un criterio del regolamento, non è un'interpretazione, ma soprattutto, sapete qual è la foto? Per chi non l'avesse vista, è questa la foto che viene mostrata dal Corriere dello Sport, ed è una foto fuorviante, perché è una foto cercata ad hoc per fare polemica, perché se guardiamo questa foto facciamo fatica a pensare che la palla andasse verso la linea del fallo laterale. Se non avessimo visto il video, se ci atteniamo a questa foto, perché invece non viene mostrata quest'altra che abbiamo visto all'inizio? Ecco, la sposto anche da quest'altro lato, a costo anche di coprire la mia immagine, ma vedo una netta differenza tra le due foto. Ecco, se guardiamo la foto del Corriere dello Sport, sembra un Giovane lanciato in campo aperto verso la porta di Sommer e che non ha alcun problema ad arrivare sul pallone. Se guardiamo invece la foto sulla destra, vediamo invece un pallone che va verso la linea del fallo laterale, e quindi chiaramente è un criterio che non viene rispettato. Però purtroppo, ancora una volta, si cerca di fare polemica, si cerca, quando non c'è, di crearla la polemica, perché il Corriere dello Sport non è un mistero, viene letto maggiormente al centro e al sud Italia, e quindi un tifoso napoletano, o meglio la maggior parte, perché poi non è neanche giusto generalizzare, vorrà sentirsi dire che c'è stato l'aiuto per l'Inter, che l'Inter viene aiutata, che c'è la Marotta League e che quindi ha qualcosa da rispondere a chi gli ricorda dell'episodio di Lorenzo Mkhitaryan e del calcio di rigore. Però questo secondo me non è fare giornalismo, ecco, utilizzare i termini che abbiamo letto prima, mistificazioni delle giustificazioni, arrampicate sugli specchi, che si guardi, ecco, per il calcio, per chi lo guarda, per chi ama il tennis.
sono un po' delle parole quasi da bar dello sport, non da testata giornalistica nazionale, e per di più poi mostrare una foto che rende molto poco l'idea di come è avvenuta l'azione, di qual era la direzione del pallone. Quindi, insomma, ci troviamo di fronte ad una decisione arbitrale ampiamente giustificata, regolamento alla mano, quindi non sto inventando niente, non sto dando il mio parere, sto semplicemente prendendo in esame il regolamento, ma ancora una volta ci troviamo con una disonestà intellettuale che tende ad infangare ad hoc, con polemiche studiate a tavolino, con delle frasi ad effetto, tende ad infangare una squadra, tende a far credere che ci sia un disegno per favorire l'uno o l'altro, perché poi è lì che si va a finire, e si finisce anche per fare disinformazione. Fatemi sapere anche la vostra, sia sull'episodio arbitrale, che dal mio punto di vista sembra abbastanza chiaro, sia per quanto riguarda, ecco, come viene raccontata dai quotidiani sportivi, come viene raccontata principalmente proprio dal Corriere dello Sport la situazione tra Bissek e Giovane. Insomma, come al solito, discutiamone nella sezione commenti. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!